Lezione 1. Abitudini sane. Ho pensato a come mantenere un sano equilibrio nella vita. Questo è importante. Cose semplici come prendersi delle pause possono fare una grande differenza. Sì. Spesso mi dimentico di allontanarmi dal lavoro. Fare brevi pause aiuta a rinfrescare la mente e a migliorare la concentrazione. Assolutamente. Mi sento più produttivo dopo una breve passeggiata. Anche l'esercizio fisico è essenziale. Aumenta l'energia e l'umore. Sono d'accordo. Cerco di integrare un po' di esercizio fisico nella mia routine quotidiana. Fantastico! Che tipo di esercizio ti piace fare? Adoro fare jogging la mattina. Mi schiarisce la mente. Correre è una scelta fantastica. Preferisco lo yoga per i suoi effetti calmanti. Lo yoga è meraviglioso per la flessibilità e il rilassamento. Mi aiuta anche a rilassarmi dopo una lunga giornata. A proposito di relax, anche dormire a sufficienza è fondamentale. Sì, un sonno di qualità può migliorare la salute generale e la concentrazione. Mi sento sempre meglio dopo aver riposato bene la notte. Il sonno è il modo in cui il corpo si ricarica. Quindi, quali altri consigli hai per mantenere uno stile di vita sano? Anche rimanere idratati è essenziale. L'acqua aiuta a mantenere alti i livelli di energia. Giusto. A volte mi dimentico di bere abbastanza acqua. Succede. Impostare dei promemoria può essere utile. Ci proverò sicuramente. Ecco come adottare sane abitudini. Lezione 2. Destinazioni da sogno. Sei mai stato a Ubud a Bali? No, non l'ho visto. Ho sentito dire che è bellissimo, soprattutto le risaie. Sì, sono stupendi. Le terrazze verdeggianti sono mozzafiato. L'atmosfera serena sembra fantastica. Riesco quasi a immaginarla. Sembra davvero un paradiso. Si sente il dolce fruscio delle foglie. Sembra così tranquillo. Mi piacerebbe tanto rilassarmi lì. Dovresti assolutamente farci un salto. Ci sono anche molte gallerie d'arte. Gallerie d'arte? Mi piace esplorare l'arte e la cultura locale. Ubud è conosciuta come il cuore culturale di Bali. Ti piacerà sicuramente. Immagino di passeggiare per i mercati e scoprire pezzi unici. Esatto. E anche il cibo è incredibile. Ho sentito molto parlare della cucina balinese. Qual è il tuo piatto preferito? Mi piace molto il nasi goreng. È un piatto di riso fritto molto saporito. Sembra delizioso. Devo assolutamente provarlo quando verrò a trovarti. E non dimenticate di assaggiare un po' di acqua di cocco fresca. È rinfrescante. Lo aggiungerò alla mia lista. Avete qualche consiglio per la visita? Prendetevi del tempo per visitare i templi. Sono bellissimi e pieni di pace. Adoro esplorare i siti storici. Arricchisce l'esperienza di viaggio.
Trascorrerai momenti indimenticabili a Ubud. Non vedo l'ora. Grazie per i fantastici consigli. Eccoci alle future avventure e alla scoperta di nuovi posti. Lezione 3. Fuga del fine settimana. Non vedo l'ora di partire per la nostra vacanza in baita. Sarà perfetta. Assolutamente. Metterò in valigia anche qualche libro. Ottima idea. Sarà bello rilassarsi e leggere in un ambiente tranquillo. Esatto. Non c'è niente di meglio di un buon libro davanti al camino. Hai in mente qualche libro specifico? Sto pensando di portare con me quel romanzo che mi hai consigliato. Quello sull'isola misteriosa. Ti piacerà. Spero di sì. Mi piacciono le storie con colpi di scena. Porterò anche la mia rivista di viaggi preferita. Potrebbe ispirarci per il nostro prossimo viaggio. Sembra divertente. Potremo pianificare le nostre avventure future mentre siamo lì. Pensi che dovremmo portare qualche gioco per divertirci? Sì, un gioco da tavolo sarebbe perfetto per le serate in compagnia. Ne ho uno classico a cui possiamo giocare. Fa sempre ridere. Sono emozionato. Giochi e libri renderanno il momento davvero meraviglioso. E non dimenticate gli spuntini. Abbiamo bisogno di tanti dolcetti. Certo, porterò dei popcorn e del cioccolato. Perfetto. Avremo la nostra piccola serata cinema in baita. Si preannuncia un fine settimana indimenticabile. Davvero. Brindiamo al relax e alla buona compagnia. Lezione 4. L'eredità di Handel. Sapevi che Handel tornò a Londra nell'agosto del 1742? Non l'ho fatto. Cosa stava preparando in quel momento? Stava preparando l'oratorio per la sua famosa opera, Messia. Ah, Messia. È una delle sue composizioni più celebri. Esatto. La musica è potente e profondamente toccante. Capisco perché risuoni in così tante persone. Cosa lo ha ispirato a scriverlo? Handel voleva creare qualcosa che sollevasse lo spirito delle persone. È un'intenzione nobile. Ha incontrato difficoltà durante la composizione? Sì. Ha dovuto superare difficoltà finanziarie e critiche. È impressionante come abbia perseverato nonostante tutti quegli ostacoli. Davvero. La sua dedizione al suo mestiere è fonte di ispirazione. Quando è avvenuta la prima rappresentazione del Messia? La prima rappresentazione ebbe luogo a Dublino nel 1742, prima di arrivare a Londra. Interessante. Com'è stata l'accoglienza a Londra? Inizialmente il pubblico londinese era incerto, ma alla fine riscosse un enorme successo. È incredibile come il tempo possa cambiare la percezione dell'arte. Assolutamente sì. Le opere di Handel continuano a essere eseguite in tutto il mondo. Mi piacerebbe molto assistere un giorno a una rappresentazione del Messia.
Dovresti farlo. L'esperienza della musica dal vivo è davvero magica. Ecco a voi la celebrazione dell'eredità di grandi compositori come Handel. Evviva! Continuiamo a esplorare insieme il mondo della musica. Lezione 5. Abitudini di studio efficaci. Creo il programma per pianificare le sessioni di studio per ogni materia. Sembra un'idea fantastica. Come organizzi il tuo tempo? Assegno blocchi specifici a ogni materia in base alla sua difficoltà. Molto intelligente. Anche tu includi delle pause nel tuo programma? Sì. Faccio sempre delle brevi pause per rinfrescarmi la mente. Quanto durano solitamente le tue pause? Dopo ogni ora di studio dedico circa 5 o 10 minuti. Mi sembra ragionevole. Spesso perdo la concentrazione se studio troppo a lungo. Esatto. Brevi pause possono aiutare a mantenere la concentrazione. Hai qualche consiglio per restare motivati durante le sessioni di studio? Fissare piccoli obiettivi può essere molto motivante. Dà un senso di realizzazione. Questa è una buona strategia. Dovrei iniziare a farlo. Inoltre, studiare con un amico può rendere l'esperienza più piacevole. Sono d'accordo. È utile discutere di argomenti e interrogarsi a vicenda. Inoltre, può far sì che lo studio diventi meno isolante. Come scegli quali materie studiare per prime? Inizio con gli argomenti che trovo più stimolanti. In questo modo, li affronto quando ho la mente fresca. Ha senso. Di solito inizio con gli argomenti più facili per acquisire sicurezza. Entrambi i metodi hanno i loro vantaggi. Dipende dalle preferenze personali. Proverò il tuo approccio per la mia prossima sessione di studio. Ecco come studiare in modo efficace e superare brillantemente i nostri esami. Lezione 6. Pianificare una giornata fuori. Sono contento di sapere che gli autobus passano ogni 15 minuti durante il giorno. Sì, ciò significa che avremo tutto il tempo per esplorare il festival. Esatto. Non dobbiamo avere fretta. Cosa ti aspetti con più ansia di vedere al festival? Non vedo l'ora di andare alle bancarelle di cibo. Ho sentito dire che hanno del cibo da strada fantastico. Il cibo è sempre un momento clou. Non vedo l'ora di provare le prelibatezze locali. E ci sarà anche musica dal vivo. Adoro scoprire nuove band. Sembra delizioso. La musica contribuisce sempre a creare l'atmosfera festiva. Pensi che dovremmo fare una lista delle cose che vogliamo fare? È un'idea intelligente. Ci aiuterà a rimanere organizzati. Forse potremmo iniziare con il cibo e poi dare un'occhiata all'artigianato. Sì, voglio anche visitare le mostre d'arte. Dovrebbero essere fonte di ispirazione. Fantastico! E dovremmo lasciare un po' di tempo per avventure spontanee. Assolutamente sì. A volte i momenti migliori non sono pianificati. A proposito di imprevisti, pensi che incontreremo qualcuno che conosciamo? È possibilissimo.
Questo festival attrae moltissime persone. Non mi sorprenderei se incontrassimo lì qualche amico. Sarebbe divertente. Brindiamo a una giornata piena di emozioni. Evviva! Godiamoci il festival! Lezione 7. Alla scoperta dello scisto di Burgess. Sapevi che lo scisto di Burgess contiene uno dei ritrovamenti di creature marine dal corpo molle più importanti al mondo? Non l'ho fatto. Sembra affascinante. A che età risalgono questi fossili? Risalgono al Cambriano medio, un periodo cruciale nella storia della vita. Incredibile! Gli organismi dal corpo molle sono solitamente rari nei reperti fossili. Esatto. La conservazione di questi fossili offre uno sguardo unico sugli ecosistemi antichi. Quali tipi di creature sono state scoperte lì? Molte specie bizzarre e meravigliose, tra cui alcune completamente diverse da tutto ciò che vediamo oggi. Mi piace l'idea di esplorare gli antichi mari attraverso questi fossili. Sì. Alcuni di loro avevano strutture corporee insolite che mettono alla prova la nostra comprensione dell'evoluzione. Deve essere emozionante per i paleontologi studiare esemplari così unici. È proprio così. Lo scisto di Burgess ha cambiato il nostro modo di vedere la vita primordiale sulla Terra. Chissà se scopriremo mai di più su quegli antichi ambienti marini. Questa è la bellezza della scienza. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Ora sono ispirato a leggere di più sulla paleontologia. Dovresti farlo. Ti apre un mondo di scoperte. Eccoci all'esplorazione dei misteri del passato del nostro pianeta. Evviva! Continuiamo il nostro viaggio attraverso le mostre. Lezione 8. Impegno umanitario. Prima di partecipare a una missione umanitaria, ci impegniamo a rispettare un codice di condotta. Sì, quel codice è essenziale per garantire che agiamo in modo etico e rispettoso. Secondo te, qual è la parte più importante di quel codice? Credo che il principio del rispetto per la comunità locale sia fondamentale. Assolutamente. Capire la loro cultura e le loro esigenze è fondamentale. Dobbiamo ascoltare ed essere aperti ai loro punti di vista. Esatto. Si tratta di sostenerli, non di imporre le nostre idee. Penso anche che l'integrità sia essenziale. Dovremmo sempre essere onesti nelle nostre azioni. Sì. La trasparenza crea fiducia tra noi e la comunità. E il lavoro di squadra? Anche questo è una parte importante della nostra missione. Certamente. Lavorare insieme ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi in modo efficace. E può anche rendere l'esperienza più piacevole. Vero. Le sfide condivise spesso portano a legami più forti. Sono entusiasta di incontrare nuove persone e imparare da loro. Anch'io. Questa missione sarà una grande opportunità di crescita. Ecco come avere un impatto positivo rispettando il nostro codice. Evviva! Prepariamoci bene e godiamoci al massimo questa esperienza.
Lezione 9. Esplorare la psicologia. Ho sentito che stai prendendo in considerazione un programma incentrato sulla psicologia clinica. Sì, è corretto. Credo che sia una buona scelta per i miei obiettivi di carriera. Sembra un campo gratificante. Hai intenzione di specializzarti in qualche ambito particolare? Sto pensando di specializzarmi in psicologia infantile. La trovo affascinante. È meraviglioso. Lavorare con i bambini può avere un impatto notevole. Sono d'accordo. Aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni è essenziale. Hai esperienza di lavoro con i bambini? L'anno scorso ho fatto volontariato in un campo estivo. È stata una grande opportunità di apprendimento. Sembra fantastico. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto molto vedere come i bambini si esprimono. La loro creatività è fonte di ispirazione. I bambini hanno una prospettiva unica sul mondo. Esatto. Voglio aiutarli a sentirsi compresi e supportati. Hai pensato a qualche tecnica specifica che vorresti utilizzare? Mi interessa la terapia del gioco. Permette ai bambini di comunicare attraverso il gioco. È un approccio geniale. Può essere molto efficace. Grazie. Credo che possa creare uno spazio sicuro per loro. Quali sono i tuoi prossimi passi nel perseguire questa specializzazione? Ho intenzione di seguire altri corsi e di cercare tirocini in questo campo. Sembra un piano solido. Sono sicuro che eccellerai. Ecco come esplorare le nostre passioni e fare la differenza. Un brindisi a questo. Continuiamo a sostenerci a vicenda nei nostri viaggi. Lezione 10. La gioia delle sciarade. Hai mai giocato a Mimi? Sì, mi piace tantissimo. Ci giochi spesso? Ci provo. È un modo davvero divertente per passare il tempo con gli amici. Assolutamente sì. Reciti una parola o una frase senza parlare, e gli altri la indovinano. Esatto. La sfida è trasmettere la parola attraverso i gesti. Finisco sempre per essere eccessivamente drammatico quando gioco. Questo rende il tutto ancora più divertente. Hai una parola preferita da mimare? Mi piace imitare gli animali. Sono spesso facili e divertenti da imitare. Gli animali sono fantastici. Una volta ho fatto finta di essere un pinguino e tutti hanno riso. Sembra esilarante. Immagino il dondolarsi. E tu? Qual è stato il tuo momento migliore nei mimi? Una volta ho recitato la parte di far volare un aquilone e tutti l'hanno indovinato subito. Impressionante. Il tempismo è tutto nei giochi di ruolo. È proprio così. A volte, le azioni più semplici funzionano meglio. Vero. Preferisci giocare con un gruppo numeroso o piccolo? Mi piacciono entrambe le cose, ma un gruppo numeroso rende il tutto ancora più emozionante. Sono d'accordo. L'energia in un gruppo più numeroso è contagiosa. Stasera vedremo chi indovinerà più parole.
Sfida accettata. Che vinca il migliore attore. Lezione 11. La discussione digitale. Hai sentito parlare del prossimo dibattito sui trend digitali? Sì, certo. Sembra un evento da non perdere. Sono completamente d'accordo. Gli argomenti trattati sono di grande attualità. Quali tendenze specifiche tratteranno? Si parlerà di intelligenza artificiale, social media e tecnologie emergenti. Si tratta di ambiti cruciali nella nostra era digitale. Come si può trarre beneficio dalla partecipazione? I partecipanti potranno ricevere informazioni direttamente dagli esperti del settore. Sembra illuminante. Imparare dai migliori è sempre utile. Inoltre, ci saranno opportunità di fare networking con persone che la pensano come te. Il networking può dare vita a collaborazioni entusiasmanti. Assolutamente. Le connessioni create oggi potrebbero dare vita a progetti futuri. È come piantare semi per la crescita di domani. Esatto. Inoltre, la sessione interattiva di domande e risposte sarà coinvolgente. Mi piace quando il pubblico può interagire direttamente con gli oratori. Rende la discussione più personale e dinamica. Cosa aspetti con più ansia? Sono curioso di sentire le previsioni sul futuro della tecnologia. Le previsioni possono essere sia emozionanti che scoraggianti, non è vero? Davvero. È affascinante vedere quanto rapidamente evolvono le cose. La tavola rotonda potrebbe fornire chiarimenti sulle sfide future. Sì, comprendere le sfide è essenziale per la preparazione. Credo che questo evento ispirerà molti partecipanti. L'ispirazione è fondamentale nel panorama digitale in continua evoluzione. Prenderai appunti durante la discussione? Certo. Ho intenzione di catturare ogni informazione preziosa. Ottima strategia! Aiuterà a memorizzare le informazioni. Inoltre, condividere queste intuizioni in seguito sarà utile anche ad altri. Assolutamente! La conoscenza condivisa è conoscenza moltiplicata. Non vedo l'ora che arrivi l'evento. Sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 12. Mappatura delle avventure. Non riesco a ricordare il nome di quella graziosa cittadina di cui abbiamo parlato. Capisco come possa succedere. È frustrante, non è vero? Certamente. Comunque, se vuoi, posso mostrarti la posizione su una mappa. Sarebbe fantastico. Le mappe possono essere davvero utili in queste situazioni. Eccolo. Questo punto segnato è dove dovrebbe sorgere la città. Ah, lo vedo. È proprio vicino al fiume, non è vero? Esatto. La vista da lì deve essere davvero pittoresca. Posso solo immaginare il paesaggio incantevole. Avevi già visitato quella città? Sì, certo. Ricordo i negozietti caratteristici e la gente amichevole. Sembra delizioso. Cos'altro ricordi?
C'era un meraviglioso bar che serviva i migliori pasticcini. I dolci sembrano invitanti. Mi piacerebbe provarne un po'. Non rimarrete delusi. Erano semplicemente divini. Ora sono ancora più ansioso di andarci. Cos'altro c'è nelle vicinanze? C'è un bellissimo parco dove spesso la gente fa picnic. Un picnic al parco sembra il piano perfetto. Davvero. Possiamo portare con noi i nostri snack preferiti. Preparerò un panino delizioso e un po' di frutta. E posso portare delle bevande per rinfrescarci. Ottimo! Questo viaggio si preannuncia davvero piacevole. Non vedo l'ora di esplorare la città con te. Nemmeno io. Sarà sicuramente un'avventura memorabile. Definiamo i nostri piani e realizziamo questo viaggio. Lezione 13. Accogliere il cambiamento. Credo che i primi 5 anni della mia vita in Canada siano stati i più difficili. Lo capisco. Trasferirsi in un nuovo paese può essere piuttosto stressante, non è vero? Assolutamente. Tutto sembrava diverso, dal clima alla cultura. Sì, ho provato sensazioni simili quando mi sono trasferito qui. Qual è stata la parte più difficile per te? All'inizio ho avuto difficoltà con la lingua. Era frustrante comunicare. Le barriere linguistiche possono essere scoraggianti. Come hai superato questa sfida? Ho seguito corsi di lingua e mi sono esercitato con gli amici. Mi è stato di immenso aiuto. Ottimo approccio. L'immersione può davvero fare miracoli. Certamente. Ho imparato molto anche guardando film e leggendo libri. Questo è un metodo intelligente. L'intrattenimento può essere un ottimo insegnante. Sì. Oltre alla lingua, un'altra sfida è stata adattarsi al clima. Gli inverni freddi possono essere un vero shock per i nuovi arrivati. Certo. Ricordo il mio primo inverno, non ero preparato alla neve. Capisco. Pensavo che mi sarei bloccato non appena fossi uscito. Ma col tempo ho imparato ad amare gli sport invernali. Lo sci è diventata la mia nuova passione. Sembra esaltante. Mi piace pattinare sul ghiaccio durante i mesi invernali. L'inverno può essere divertente una volta che lo si accetta. E le differenze culturali? Ci è voluto del tempo per capirli. Celebrare le feste locali è stato illuminante. Sì. Ho scoperto che gli eventi della comunità sono un modo meraviglioso per entrare in contatto. Costruire amicizie ha fatto la differenza, non è vero? Assolutamente sì. Gli amici possono far sentire ogni posto come a casa. Ora, guardando indietro, credo che quegli anni mi abbiano plasmato positivamente. La penso allo stesso modo. Le sfide spesso portano alla crescita personale. Sì, una vita migliore spesso deriva dal superamento degli ostacoli. Un brindisi per aver accolto il cambiamento e trovato la nostra strada in questo splendido paese. Lezione 14. Impegnarsi nella democrazia.
È fondamentale che i cittadini siano ben informati sui propri diritti e responsabilità. Sono completamente d'accordo. La conoscenza è il fondamento di una democrazia sana. Secondo te, qual è il modo migliore per rimanere informati? Leggere fonti di notizie affidabili è un ottimo inizio, non credi? Assolutamente sì. Tuttavia, bisognerebbe anche considerare diverse prospettive. Sì, è essenziale comprendere diversi punti di vista. Anche la partecipazione alle riunioni della comunità può fornire spunti preziosi. È un suggerimento meraviglioso. È fondamentale impegnarsi nelle problematiche locali. E consente alle persone di esprimere le proprie opinioni in modo efficace. Esatto. La partecipazione attiva può portare a un cambiamento significativo. A proposito di partecipazione, ti sei registrato per votare? Sì, il voto è un modo fondamentale per esprimere le proprie opinioni. Certamente. Ogni voto contribuisce al quadro generale. Inoltre, è un'opportunità per sostenere i candidati che condividono i nostri valori. Esatto. Quali sono le questioni più importanti per te in questa elezione? Sono particolarmente preoccupato per le politiche in materia di istruzione e sanità. Si tratta di aree critiche che riguardano tutti. Sì, e il voto informato può contribuire a definire tali politiche. E che dire di partecipare ai dibattiti? Possono essere molto illuminanti, non credi? Assolutamente sì. I dibattiti rivelano le posizioni e i processi mentali dei candidati. Inoltre, spesso evidenziano le differenze nei loro approcci. Esatto. È un ottimo modo per valutare chi rappresenta veramente i nostri interessi. Credo che discussioni come queste ci preparino a fare scelte consapevoli. Sì, e promuove una cultura di responsabilità civica. Incoraggiamo anche i nostri amici a partecipare. È un'idea fantastica. Più voci ci sono, migliore è la democrazia. Insieme possiamo creare una comunità che valorizza la partecipazione. E questo alla fine porta a una democrazia più forte e più vibrante. Sono entusiasta dell'impatto che possiamo avere. Lezione 15. Nuove abitudini per la felicità. Devo dire che ultimamente ho ricominciato a fare passeggiate al parco. Sembra fantastico. Com'è stata questa esperienza per te? È rigenerante. L'aria fresca e la natura mi risollevano davvero il morale. Immagino. C'è qualcosa di rilassante nello stare all'aria aperta. Sì, e ho anche iniziato a leggere prima di andare a letto. Leggere è un modo meraviglioso per rilassarsi. Cosa hai letto? Mi piace molto leggere un romanzo giallo. La suspense mi tiene incollato. I gialli sono emozionanti. Ti riesce difficile mettere giù il libro? Al contrario. Spesso perdo la cognizione del tempo mentre leggo. Questo è il segno di un buon libro. Come ti senti dopo queste nuove abitudini? Mi sento più rilassato e pronto per dormire. È stato benefico.
Dovrei provarci. Mi ritrovo spesso a scorrere il telefono di notte. Questo può disturbare il sonno, lo sai. Leggere fa molto più bene. Hai ragione, mi metterò a leggere. Non ve ne pentirete. C'è qualcosa di magico in una bella storia. Sono d'accordo. Hai scoperto qualche posto preferito nel parco? Sì, c'è un angolo tranquillo con una bellissima vista sul lago. Sembra incantevole. Mi piacerebbe molto vedere quel posto. Te lo posso mostrare la prossima volta. È perfetto per riflettere. Lo apprezzerei molto. La natura ha un modo tutto suo di ispirarci. Davvero. È incredibile come semplici abitudini possano trasformare le nostre vite. Non vedo l'ora di integrare queste abitudini nella mia routine. Insieme possiamo motivarci a vicenda per restare sulla buona strada. Lezione 16. Il potere della speranza. Credo che uno dei fondamenti della nostra vita sia la speranza. Assolutamente sì. La speranza può essere una luce guida nei momenti bui. Sì. Anche se abbiamo il minimo margine di speranza, può fare la differenza. È proprio vero. La speranza ci dà la forza di perseverare. È come un piccolo seme che può crescere e trasformarsi in qualcosa di bello. Non potrei essere più d'accordo. Quali sono alcuni esempi di speranza nella tua vita? Ricordo quando mi sono trovato ad affrontare una situazione difficile al lavoro. Quello che è successo? Mi sentivo sopraffatto, ma la speranza mi ha aiutato a concentrarmi sulla ricerca di soluzioni. È davvero stimolante. La speranza può trasformare la nostra mentalità. Esatto. Ci incoraggia ad andare avanti. Anche tu hai sperimentato la speranza nei momenti difficili? Proprio così. Nei momenti difficili, la speranza è stata la mia ancora. Questo è potente. Come coltivi la speranza nella tua vita? Mi concentro su affermazioni positive e mi circondo di persone che mi sostengono. Questo è un ottimo approccio. L'energia positiva può essere contagiosa. Sì. Trovo ispirazione anche nelle storie di resilienza. Le storie di altri che superano le avversità possono accendere la nostra speranza. Ci ricordano che non siamo soli nelle nostre lotte. E questa speranza può portare a risultati straordinari. Esatto. Alimenta i nostri sogni e le nostre aspirazioni. Quali sono i sogni a cui ti aggrappi che ti danno speranza? Aspiro a viaggiare per il mondo e a scoprire nuove culture. Sembra meraviglioso. Viaggiare può aprire la mente e il cuore. E tu? Quali sogni ti ispirano speranza? Sogno di avviare un'attività in proprio e di fare la differenza. Questo è un sogno nobile. La tua passione trasparirà sicuramente. Grazie. Con la speranza come guida, credo di potercela fare. Insieme, abbracciamo la speranza e perseguiamo i nostri sogni.